C'è stata una cosa particolarissima. Medjugorje, io devo molto a Medjugorje perché ehm, ha salvato la mia vocazione. È stato diciamo una chiamata perché venivo da un momento particolare della mia vita dove l'anno prima c'erano stati i miei genitori qui a Medjugorje. Quando tornarono a casa mi parlarono di questa terra e, e col desiderio di, ecco, di portarmi lì, cioè, o meglio qui a Medjugorje. Venivo da un periodo molto difficile nella mia vita. Io ero diacono e in realtà quella è stata la mia prima volta qui a Medjugorje perché ehm, stavo in un momento proprio difficile di crisi dove desideravo lasciare tutto, anche il mio ministero. C'è stata una cosa particolarissima. Medjugorje, io devo molto a Medjugorje perché ehm, ha salvato la mia vocazione, proprio in quel primo pellegrinaggio, perché mi ricordo che non era in programma, ci fu un'apparizione straordinaria di Maria, una delle veggenti, eh, il 31 di agosto, che è il giorno proprio del mio compleanno. E la nostra guida ci invitò a partecipare, ecco, diciamo, a questa esperienza. E io entrai come diacono, perché allora ero un diacono transeunte che stava aspettando, diciamo, di diventare sacerdote, ma stavo in un momento, ripeto, di crisi e quindi non ero sicuro di diventare sacerdote. E, e quando entrammo, ecco, stavamo nella casa, nel castello di Nenzi, non lo posso mai dimenticare, entrai con i sacerdoti e ci sedemmo lì ad aspettare la veggente. Quando arriva la veggente iniziamo a pregare il Santo Rosario, io stavo più o meno quarto, quinta fila e chiesi al Signore, o meglio, chiesi alla Vergine Maria di rendersi presente, perché io volevo capire quello che stava succedendo nella mia vita e se veramente facevo parte di questo progetto che il Signore aveva su di me. Volevo chiarezza. Però, sai, lo dissi proprio così, in un momento, come dire, di preghiera mia personale. Non gli ho dato molta importanza. Non pensavo che lì a qualche momento stava succedendo qualcosa, di importante. Perché? Perché durante il rosario, a un certo punto Maria apre gli occhi, mi guarda e mi dice: Padre, si può inginocchiare qui con me? Io pensavo che davo fastidio, ecco, nella posizione dove mi trovavo e, e mi inginocchiai vicino a lei e incrociai lo sguardo di mia madre, che era commossa dal fatto che stavo proprio vicino alla veggente. Non so perché, però iniziai a capire che quello per me era un segno, che il Signore, ecco, mi stava dando per, per dirmi attraverso Maria, per dirmi io mi fido di te, stai vicino a me. Può essere una cosa banale, ma in quel momento ho letto qualcosa di autentico nella mia vita. Io in quel momento mi sono sentito amato, tant'è vero che dopo quel pellegrinaggio eh, tornai dal rettore dicendo desidero diventare sacerdote e quindi poi lì a breve diventai sacerdote. Beh, è un'esperienza straordinaria perché poi per me è diventata una tappa fissa, ecco, nella mia vita, dove si fa sempre un'esperienza incredibile. Ho portato tanta gente da quell'incontro. Sono stato in tante parrocchie a Napoli, ma anche persone amiche, familiari, insomma, abbiamo vissuto tante esperienze qui a Medjugorje, ancora oggi. E la mia esperienza qui a Medjugorje è particolare perché ogni volta che arrivi in questa terra c'è sempre un messaggio nuovo che ricevi. Ehm,
proprio oggi mi è capitato di fare una delle confessioni più belle che mi siano mai capitate. E, è un'esperienza che ti scrive dentro. Pensi di dare tu qualcosa alla gente, ma in realtà sei tu che ricevi, sei tu che vieni portato con mano, no? A scoprire la tenerezza di Dio, a scoprire la tenerezza di Maria. Quindi un'esperienza veramente fondamentale oggi per il mio cammino sacerdotale. Io dico sempre una cosa per quanto riguarda il pellegrinaggio a Medjugorje. Ogni pellegrinaggio dà sempre qualcosa in particolare. Io sono anche guida di Terra Santa e ho visitato tantissimi posti e ognuno di questi chiaramente ti dona qualcosa di nuovo, no? Medjugorje ha una particolarità, è quello che vedo negli occhi della gente e soprattutto quando ti metti in ascolto, perché come diceva Giovanni Paolo II, questo è il confessionale del mondo, no? Ecco, riprendendo proprio questa espressione, io mi rendo conto che qui a Medjugorje la gente si apre di più, sente un bisogno di essere se stessa, sente il bisogno di essere amata, sa che qui c'è qualcosa di particolare, ma non perché c'è chissà quale magia, è perché è un posto penitenziale, è un posto di preghiera, molto spirituale, che ti permette di sentirti a casa. E quando senti questa parola, benvenuti a casa vostra, no? E ti apre il cuore, perché è bello quando ti senti a casa. Ecco, Medjugorje fa questo effetto qui. Vedo nel cuore della gente, nei pellegrini che arrivano qui, che accompagno anche come guida spirituale, proprio questa certezza. Mi sento a casa. Allora, innanzitutto ho un desiderio nel cuore, cioè portare questa bellezza nel cuore di tanti. Perché la vedo come un dono, se il Signore l'ha fatto con me, perché ecco, non lo deve fare con gli altri. Ed ecco la mia presenza nei vari canali social. È nato con me l'esperienza del Vangelo in un minuto, no? Questo Vangelo che viene raccontato in un minuto, perché mi ricordo un aneddoto particolare che era quando per la prima volta usavo Instagram, no? E all'inizio, quando uscì Instagram, ricordate, non si potevano fare video troppo lunghi, massimo 60 secondi. E mi ricordo che feci un'omelia che mi piacque tantissimo e che durava 3 minuti, 3 minuti e 50, adesso preciso non me lo ricordo. Fatto sta che quando poi la pubblicai su Instagram, non sapevo di questa cosa, mi tagliò tutta l'omelia. Perché? Perché durava massimo 60 secondi. Proprio in quell'errore che feci, capii che mi sono detto, ma se fosse, ecco, in 60 secondi, una riflessione in 60 secondi. E così è partito Vangelo in un minuto che ha preso veramente tante persone, ha aiutato veramente tantissime persone. Anche qui a Medjugorje, quando vengo, saluto persone che magari ecco, mi riconoscono dalla pagina e capisco l'importanza soprattutto di un messaggio d'amore e di speranza. E penso che oggi, anche come Chiesa, non dobbiamo far finta di niente, no? È un canale che arriva e sa arrivare a tanti, non solo magari persone che sono in Italia, nella mia nazione, ma anche in tante parti del mondo dove riesci, ecco, a portare una parola di speranza. Penso che oggi questo è quello che il Signore desidera, fare in modo che questa parola possa raggiungere quanti più cuori, almeno seminare. È chiaro che tu in un minuto non è che riesci diciamo a dare chissà cosa, però lanci un seme, fecondi un seme che chissà quando crescerà, ecco, questo seme, ma sicuramente se poi ci fidiamo di Dio, perché la nostra storia di credenti ce lo insegna, quando ci fidiamo di Dio veramente Lui sa fare cose grandi, anche attraverso quei 60 secondi.
Penso che l'esperienza del Covid ha segnato molto a noi italiani, più degli altri paesi. Perché? Perché i motivi, non voglio adesso toccare i motivi particolari, ma vedo che nella mente proprio della nostra gente, degli italiani, veramente diciamo siamo provati psicologicamente da tutto questo. C'è la paura del contatto, hanno toccato la nostra creatività, hanno toccato la cosa più bella che noi avevamo. E, chiaro, il Covid ha fatto paura al mondo intero, e, però non possiamo fermarci, il mondo non può fermarsi di fronte anche ad una tempesta. Il Vangelo di oggi parla appunto di un vento contrario, no? E penso che ad ogni vento contrario ci sia sempre una sapienza che noi dobbiamo imparare. E il messaggio di speranza che viene da questo momento difficile è proprio il sapersi fermare. Forse il Covid da un lato ci ha permesso di fermarci e capire le cose importanti della nostra vita. Se chiaramente facciamo di quell'esperienza qualcosa di positivo, no? Però allo stesso tempo la paura non ci può non può permettere che noi ci blocchiamo oppure mettiamo un punto alle nostre storie. La vita va avanti e proprio perché c'è un vento contrario il Signore ci invita ad affrontare quel vento. Tant'è vero che dice il Vangelo di oggi li costrinse a salire sulla barca. E noi dobbiamo essere costretti dalla storia, attraverso un momento difficile, ad affrontarla questa storia, senza paura, sapendo che il Signore continuerà a dire a ciascuno di noi: coraggio, sono io, non temere, sono qui, rialzati. Non puoi fermarti a casa, non puoi stare solo davanti a uno schermo, non puoi non incontrare le persone, non puoi non viaggiare, non puoi non fare un pellegrinaggio a Medjugorje, visto che tanti sono stati segnati da questa terra, dalla presenza di Maria. Penso che sia importante prendere una ferma decisione, e cioè di vivere, nonostante il vento contrario.